L'ultima generazione non è nata per piacere alle persone o per candidarsi, per prendere dei voti, quindi ricordando a uno Stato che non sta rispettando gli accordi internazionali, non sta rispettando i propri cittadini, che diventano al pari di mafiosi. A new breed of activism has taken the war by storm. Seeking concrete change to combat what they view as the biggest threat that humanity faces, eco-activist groups have recently gained significant attention in the media. One of these groups is Ultima Generazione, the last generation, a resolute bargaining group seeking to combat climate change. We have managed to get in contact with Simone Picicchia, activist and spokesperson of Ultima Generazione, to talk about the group's objective and their unique story. Hi Simone, and thank you for being here with us. First of all, could you briefly explain to us what Ultima Generazione is, when it started and how it is structured? L'ultima generazione è una coalizione di cittadini che agisce in maniera non violenta per portare un cambiamento nella società e soprattutto nelle leggi del governo italiano, che in questo momento stanno rimanendo ferme o addirittura remando contro a quello che è la transizione che la crisi climatica ci impone. È nata nel 2021 da una necessità, che era la necessità di radicalizzare maggiormente e organizzare in maniera più efficiente un movimento già esistente, che era Extinction Rebellion. Ultima Generatione's story began in 2021, springing forth from the need to enhance the activism efforts of Extinction Rebellion, a UK-based organization that had been operating in Italy since 2019. Ultima Generazione was conceived as a more radical, more efficient and high-risk version of its predecessor. At its genesis, this group was composed of only 10 members. Un gruppo di persone ha creato appunto questa campagna interna Extinction Rebellion che si chiamava Ultima Generazione e che aveva l'idea di portare alcuni elementi che in realtà venivano da XR ma non erano in quel momento applicati in particolare nel gruppo italiano, e quindi azioni ad alto rischio legale ma anche ad alto impatto, blocchi di tangenziali, l'elemento per esempio della ripetizione, quindi non faccio una singola azione come performance ma continuo a fare la stessa cosa finché non ho delle risposte, finché non ho dell'attenzione. The growth of Ultima Generazione continued until in April 2022 the group broke away from Extinction Rebellion to become an independent entity. It joined the international network A22, aligning with similar movements around the globe like Just Stop Oil in England and Let's Take Generazione in Germany. Yet it maintains its distinct national identity, tailored to the unique socio-political landscape of Italy, and focused on how public funds were spent in the country. Many critics argue that disruptive protests like those carried out by Ultima Generazione could turn public opinion against the fight against climate change. How do you respond to such criticism and ensure your message is received positively? Da una parte ci deve essere un lavoro di spostamento dell'attenzione nel momento in cui ci si approccia a qualsiasi tipo di media, nel riuscire a parlare di quello che è veramente ciò che interessa a noi, quindi la crisi climatica. E quello che abbiamo ottenuto noi in questi mesi è un sacco di spazio televisivo o di giornali o di radio o di dirette social in cui Ultima Generazione era invitata per criticare i metodi, per parlare di quanto fossero brutti i blocchi stradali, e noi finivamo con lo spostare l'attenzione sulle cause, sui motivi che spingono delle persone a una disperazione tale da agire in questo modo così
ritenuto assurdo, così anche di sacrificio personale talvolta. Quindi sì, appunto far sempre presente che ci sono dei motivi, riuscire a spostare la conversazione, credo che l'abbiamo fatto molto negli ultimi mesi. Obiettivamente il dibattito pubblico sui principali media italiani è cambiato rispetto alla crisi climatica. Questo tipo di lavoro, e poi la questione sui metodi è anche che, come dicevo prima, l'ultima generazione non è nata per piacere alle persone o per candidarsi, per prendere dei voti, quindi penso che continueranno ad esserci, visti i metodi controversi, delle persone che diranno non sono d'accordo, non mi piace il blocco stradale o l'imbrattamento di qualcosa, però continuano ad aumentare invece le persone che dicono però il tema è reale, ascoltiamoli, la crisi climatica mi preoccupa, magari mi attivo in un altro modo, però non saremo noi ad allontanare le persone portando un problema che certo è scomodo. Noi in tutte le nostre vite quotidiane tendiamo a cercare di rimuovere la questione della crisi climatica, del collasso ecologico, perché è talmente qualcosa di complesso, di grande, di sconvolgente, e sfruttiamo anche la parte che può sembrare più negativa della disobbedienza civile, che è tutto la dimensione della repressione, e attraverso quella noi abbiamo cominciato ad avere l'appoggio almeno formale di una serie di partiti, di realtà, di persone che hanno cominciato a fare fronte comune contro la repressione, e con cui adesso si sono avviati dei dialoghi concreti per portare effettivamente delle cose poi in Parlamento, ma probabilmente senza quando cominciano ad esserci i processi, le perquisizioni, i pedinamenti, si capisce anche che stai facendo sul serio, che non stavi scherzando, che effettivamente stai cominciando anche a dare fastidio al potere, quindi molte persone poi appunto fanno questo scatto e passano a supporto. Sappiamo diciamo chi dona, chi raccoglie i fondi, che è principalmente Adam McKay, che è il regista di Don't Look Up. È lui che in prima persona si è speso appunto a far avere al Climate Emergency Fund alcune donazioni. Simone's narrative paints a dual picture, that of critics who question their methods and of supporters rallying behind the cause. Their defiance in the face of adversity has led to a shift in the public conversation around the climate crisis in the Italian media. This is because, as Simone highlights, Ultima Generazione has sought not to please but to provoke thought and action. Their civil disobedience has been seen as a cry for change and has garnered support, despite the relative unpopularity of their methods. The group's approach to resistance is heavily based around civil disobedience. This signifies that every action they take might foresee a criminal complaint, and potentially a trial. The charges could range from interruption of public service to defacement, but, as Simone emphasizes, these consequences do not deter the motivation of the group's members. It can be said that you personally are one of those who are facing the harshest consequences for your nonviolent protest choices, as you have been arrested many times and collected tens of judicial complaints. Could you tell us about the accusations made against you and what you're risking? Ogni azione prevede automaticamente, direi, una denuncia penale, a seconda poi di che tipo di azione è. Può essere per interruzione di pubblico servizio, per imbrattamento, appunto, dipende da quello che si va a fare. E questo è stato, diciamo, la forma più plateale di repressione, cercare addirittura di paragonare delle persone che si organizzano per fare azioni non violente per una causa conosciuta a livello mondiale,
ricordando a uno Stato che non sta rispettando gli accordi internazionali, non sta rispettando i propri cittadini, che diventano al pari di mafiosi o di organizzazioni criminali o addirittura terroristiche, che è un po' quello che sta succedendo anche in Germania, la Letzte Generation, che ha subito delle perquisizioni molto invasive, gli è stato bloccato il sito, gli sono stati bloccati i conti correnti, e poi la cosa più eclatante è quando è successo il 2 gennaio per l'imbrattamento al Senato, con appunto delle accuse di danneggiamento aggravato, quando la vernice poi di fatto in poche ore è venuta via e non c'è stato nessun danno permanente. Laura, un'altra Laura, Davide e Alessandro sono stati anche lì arrestati e tenuti una notte in cella, e il 12 maggio scorso hanno affrontato al Tribunale di Roma la loro prima udienza, in cui si sono costituiti parte civile lo stesso Senato, il Comune di Roma e il Ministero della Cultura. Mai basta dire di appartenere a Ultima Generazione per avere un foglio di via da Roma, anche se non si partecipa direttamente a un'azione, e questo gli dà la possibilità poi di seguirci appunto continuamente, portarci in commissariato anche se stiamo andando a comprare la frutta sotto casa, perché c'è questa disposizione di abbandonare una determinata città. In late 2022, Italy elected a far-right government, with Giorgia Meloni becoming the country's prime minister. This new government has sought to fight back against movements like Ultima Generazione, notably by changing the way that activists, which they branded eco-vandals, are treated by law enforcement. Non c'è stato un taglio netto su questo, mi sento di dire tranquillamente che non è stato qualcosa di immediato, però un progressivo cambiamento del clima qui politico comunque lo stiamo sentendo, più che altro in quanto le forze dell'ordine si sentono legittimate a fare qualcosa, quindi non è qualcosa di misurabile, è più una questione di come veniamo trattati, che tipo di parole usano nel momento in cui appunto intervengono per le nostre azioni, che tipo di trattamento riceviamo. Quest'ultimo periodo, fra aprile e maggio, è stato veramente un'escalation di violenza da parte delle forze dell'ordine e di scherno, strapottenza, soprattutto da parte dei superiori. Nel momento del fermo identificativo in commissariato abbiamo subito diversi abusi, fortunatamente non fisici, ma parliamo di appunto prese in giro, sfruttamento di zone grigie della legge per tenerci più tempo, per non darci determinati verbali, per scrivere delle cose magari leggermente inesatte che non ci davano la possibilità di contestare, e questa cosa è sempre un po' successa, però ho l'impressione che stia succedendo di più, che ci sia un clima di impunità più forte. Abbiamo visto dei superiori dire agli agenti: fategli male che se lo meritano, trascinateli così, fategli sbattere le ginocchia davanti a una sede istituzionale, senza curarsi minimamente neanche del fatto che fosse pieno di stampa che tra l'altro poi è stata allontanata. This collective exists in a wide landscape of activism and is determined to introduce the potent tool of non-violent civil disobedience to other causes, extending beyond the confines of the climate crisis. Even now, they stand shoulder to shoulder with various groups in the occupation of the Sapienza University in Rome, demanding an end to investments in fossil fuels. Ultima Generazione is more than just a new chapter in Italian activism. It is a radical transformation of the narrative which seeks to highlight the power of peaceful, persistent action. This is their story, a tale of activists who refuse to stand idle in the face of a mounting climate crisis, regardless of the hurdles along the way.